Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione, ascendente Scorpione, Luna o Venere in Scorpione. Andiamo a vedere cosa ne sarà di noi di questo maggio 2024. Andiamo a vedere sia la parte generale, analizziamo la parte lavorativa e anche la parte amorosa, ok? Poi durante i giorni della settimana andiamo a vedere nello specifico cosa accade quotidianamente, ma questo proprio a livello generale. Allora, Scorpione, ascendente Scorpione, Luna o Venere Scorpione. Scusate, ok. Allora, Scorpione, carta generale, lavorativa e amorosa. Allora, vediamo a livello generale. La porta d'estate mi parla di qualcosa che finalmente ti rilassi. Finalmente ti rilassi e godi quotidianamente momento per momento. Mi parla anche di varie altre cose, di conseguimento di obiettivi, anche di superamento di alcuni esami a livello di concorsi, cioè il superamento di qualcosa e finalmente ti rilassi. Mi parla anche, adesso lo vediamo nell'amore, di qualcosa di appassionato. Un rapporto appassionato, qualcosa di appassionato, vediamo. Comunque finalmente ti rilassi, godi dei frutti maturi di qualcosa. Allora, vediamo a livello lavorativo. Un cambio arriva a livello lavorativo. La porta dell'Ade mi parla di un taglio netto con un passato e l'inizio di qualcosa. Vediamo poi di che cosa si tratta. Vediamo nell'amore. La porta d'inverno mi parla di un qualcosa che inizia in questo mese, che però sarà in gestazione. Può essere una relazione appassionata, come ti dicevo, che se ha o meno delle basi per un futuro lo valuterai, la prendi con calma, qualcosa che è in gestazione la porta d'inverno. Adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta. Ok, allora vediamo un po', di cosa mi parla la porta d'estate. Allora ci mettiamo questi tarocchi qua. Allora, vediamo un po' a livello generale cosa accade con la porta d'estate. Scorpione, cosa accade a livello generale? A livello generale, Cavalieri di Bastoni. Ti ho detto una relazione appassionata, qua c'è qualcosa di impulso che arriva, Cavalieri di Bastoni, adesso comunque vediamo che cosa ci vogliono raccontare. Cavalieri di Bastoni, poi 5 di spade, la ruota, arriva un cambio qua, 2 altre, l'imperatore, 6 di spade. Mi parlano che se state avendo una relazione appassionata o può accadere qualcosa di appassionato, ci può essere tensione o divergenza di vedute tra te e questa persona, e ci può essere un raffreddamento. Questo è il cambio che può arrivare, ci può essere un raffreddamento. Asso di bastoni, vediamo che energia porta la ruota. Il re di denari. Allora, paggio di spade, che energia porta il 6 di spade? Il 2 di bastoni. Guarda, mi stanno parlando, vedi la luna, mi stanno parlando che si arriva, allora, di una persona, adesso non so se, siccome abbiamo chiesto a livello generale, poi vediamo nell'amore, ti dico che qua c'è una persona che agisce d'impulso, c'è una persona che agisce d'impulso o ha questi fremiti, va bene? Questa cosa può generare un po' di tensione. Però questa tensione si volge in un equilibrio dopo. Mi può parlare anche di lavoro perché è uscito un re di denari. Probabilmente qua abbiamo anche un trasferimento che arriva per te, oppure un cambio di sede. Mi parlano di questo.
Quindi, ricapitolando, se ci abbiamo all'interno del lavoro un cambio che non arriva, questo può generare tensione, o abbiamo una persona che ci ha fatto delle promesse per un cambio, questo può generare tensione perché non arriva, il cambio arriva e questo apre nuove prospettive, si rimette ordine. A livello amoroso, sentimentale, c'è una persona che ti può far pensare perché c'è molta passione, ma può anche essere un andirivieni, va bene? E questo poi lo andiamo a analizzare nell'amore. Vediamo l'energia positiva per te. Il mondo energia positiva, si apre una nuova tappa su più fronti, su più ambiti. Vediamo l'energia negativa. Cavaliere di spade, vedi ci possono essere delle discussioni, della tensione con qualcuno per dei comportamenti o ci può essere tensione per le situazioni descritte. Però vedo che poi col 2 di bastoni ci si apre, il cammino si apre, ritorna un equilibrio. Questo proprio a livello generale me lo stanno dicendo, eh? Vediamo qual è l'energia del Cavaliere di Bastoni, dell'Imperatrice. Qua c'è una persona vuole darti una cosa importante, vuole darti tutto, però tu hai paura un po', ci sono un po' di paure tue. Qual è l'energia dell'Imperatore? L'asso di denari. Guarda, nel lavoro io ti dico c'è un cambio importante per te, eh? Nel lavoro c'è un cambio importante. Per quanto riguarda l'amore, adesso lo andiamo a vedere, non mi pronuncio più di tanto, voglio andare a vedere subito nel lavoro. Allora, vediamo. Sì. Allora, cosa succede nel lavoro? Questo cambio di cosa parla? Situazione attuale nel lavoro. 3 di coppe, ti vedo bene qua nel lavoro, 3 di coppe mi parla di allegria anche tra colleghi, con persone con cui lavori, 3 di coppe, l'imperatrice mi parla di che hai tutto sotto controllo, di successo, esito in questo momento. Vediamo cosa succede, maggio 2024 nel lavoro. Asso di coppe, regina di coppe, il 4 di denari, vedo che va tutto bene. Vedo che va tutto bene per la tua stabilità. Vedo che arriva un cambio che ti porta alla regina di coppe mi parla della tua pazienza che avrà buoni frutti. 4 di denari proprio mi parla della stabilità, no? Anche l'imperatore che abbiamo visto prima. L'asso di coppe mi parla che se non c'è lavoro io qua vedo un'opportunità di lavoro che ti dà una certa stabilità. Non parlo di miliardi e miliardi, però ti dà una certa stabilità, va bene? E vedo che puoi anche fare un lavoro che stimola la tua creatività e questo ti rende molto appagata o appagato. Vediamo un po' energia positiva per te nel lavoro. L'appeso, la tua pazienza verrà ripagata. Alcuni di voi hanno contatto con le persone e fanno un lavoro che le gratifica a livello emozionale o lo faranno. L'appeso al positivo mi parla della tua pazienza, di aspettare un po' perché le cose si predisporranno a tuo favore. Va bene? Tra un po'. Adesso vedo stabilità. Ti dico non i miliardi, però l'appeso al positivo mi parla di pazienza. Vediamo un po' ancora al positivo, energia positiva nel lavoro per te. 6 di spade, sì, mi parla che esci fuori dalle difficoltà, se c'erano delle difficoltà a livello economico, lavorativo, la tua saggezza ti guiderà, si esce fuori dalle difficoltà che potevi avere in ambito economico, arriva della stabilità qui, però ti chiedono di avere un po' di pazienza, ok? Vediamo un po' cosa ti dice l'oracolo. Specchio in dissolvenza, sublimazione dell'ego. Vedi? Periodo di gestazione, di nuovo me lo mettono, la tua pazienza. Quiete profonda, meditazione e silenzio. Mi dicono che va tutto bene, tutto tranquillo. Un po' di pazienza per vedere altre cose, dei risultati. Se stai aspettando per esempio un trasferimento te lo daranno, non a fine mese, non subito. Quindi un po' di pazienza per questo, ok? Ok, andiamo a vedere sull'amore adesso. Allora, mettiamo qua. Sull'amore, di cosa mi parla questa porta d'inverno? Mi dice che se conosci una persona o stai avendo rapporti con una persona, quella porta ve la intendete bene a livello intellettuale, magari o tu vuoi trovare una persona con cui te la intendi a livello proprio intellettuale. Vediamo un po'.
e la metterai un po' alla prova, un periodo di gestazione. Vediamo un po' comunque energia attuale nell'amore per lo Scorpione. Paggio di denari, io qua vedo proposte, vedo inviti, vedo un invito, vedo proposte, vedo comunicazioni. 10 di coppe, sì. Molti di voi stanno già avendo una relazione con qualcuno, eh? O se non c'è ancora, aspettate un po' perché vedete questa entrata di una persona, qua c'è 10 di coppe, 8 di bastoni, il mondo, assolutamente sì. Magari una persona che conoscete su internet, una persona che può stare a distanza, però vedo una buona energia, comunicazioni, nuovi inizi. Vediamo cosa succede a largo di questo mese, maggio 2024, Scorpione, 4 di denari, la regina di bastoni, il 7 di bastoni. Qual è l'energia del 7 di bastoni? 9 di bastoni. Sapete cosa vedo? Qua c'è il carro. Allora, io qua vedo che io credo che sia tu, va bene? Qua c'è una persona assolutamente, una persona anche che può insistere, va bene? Io ti vedo qua avere tutto sotto controllo la situazione. Ci possono essere delle difficoltà di natura a fine mese, di natura di distanza, oppure sei tu qua che puoi mettere dei limiti a qualcuno perché non ti apri subito, non ti apri facilmente. Te lo dicevo anche qui, c'è un periodo di gestazione in cui tu valuterai. Però l'opportunità c'è. Cosa viene dopo il 7 di bastoni? L'8 di spade. Ci può essere un po' di stress sul non saper che fare con questa persona. Forse c'è un po' di, come si dice, vedute differenti. È un po' come se ti vedo a te un pochino così, non aprirti proprio del tutto perché vuoi mettere alla prova un po' questa persona. Vediamo al positivo. Al positivo è uscita la sola la luna. La luna al positivo mi parla che le tue intuizioni ti guideranno. Al positivo mi parla anche di una schiarita che ci sarà rispetto a un po' di stress mentale con questa persona qui. Una schiarita, vedi il re di bastoni. Vediamo un po' al positivo ancora perché la luna, l'appeso, la tua pazienza, di nuovo l'appeso uscito, vedi? È tutto in gestazione qua per te nel mese di maggio. La luna al positivo mi parla che non ci saranno più dubbi, se avevi dei sospetti, se avevi, non ci saranno. E l'appeso mi parla che le cose vanno un po' più lente, ma sono a tuo favore, proprio perché vanno un po' più lente. Vedi i cavalieri di denari, le cose vanno un po' più lente a tuo favore, la tua intuizione ti guiderà. Forte il segno dei pesci, Ariete, Leone, Sagittario. Vediamo il blocco qual è. 10 di spade. Se è una persona nuova è come se tu facessi fatica ad aprirti e quindi ti possono venire un po' di dubbi, stai un po' sulle tue, stai in gestazione. La giustizia, se è una persona che già conosci, qua è come se ti fa fatica un po' dare il passo perché una brutta tappa ancora non si è risolta del tutto e la pazienza, la tempistica, la pazienza ti guiderà verso il tuo massimo bene. Vediamo qual è la direzione. 5 i denari, qua ci possono essere come se tu percepissi che questa persona non sai se ti dà quello che meriti, non sa se ti dà magari non ti dà la giusta attenzione, oppure è come se c'è una situazione di, magari ecco il cavaliere di bastoni, una persona che va e viene, non sai se ti dà la giusta attenzione, quindi non sai se fidarti o meno, ci vuole un po' di pazienza, la tua intuizione ti guiderà, i dubbi si schiariranno, ok? Vediamo un po' cosa succede alla fine, Scorpione. 6 di bastoni. 9 di coppe, il 2 di spade. Io qua credo che non sai cosa pensare rispetto a una persona perché io credo che tu hai molto amor proprio qui. In questo mese io ti vedo focalizzata sul tuo amor proprio, metterti alle spalle situazioni un po' di inconsistenza, persone che non ti danno ciò che meriti, e col 2 di spade è come se non vedessi un po' chiara la situazione con questa persona. Vedi, non sai il 3 di coppe se ti prende seriamente oppure no. La pazienza sta dalla tua parte, va bene? È un momento di gestazione, ricordiamo. Cosa viene dopo il 2 di spade?
L'asso di spade, comunicazioni. Se le comunicazioni si interrompono tra te e questa persona, riprenderanno subito dopo e tu avrai anche la chiarezza mentale per parlare con questa persona. Asso di spade, asso di coppe. Quindi ricapitolando, se tu stai già insieme a una persona, io vedo buona comunicazione, però a un certo punto è come se ti venissero dei dubbi. Ti venissero dei dubbi o ci fossero dei limiti di distanza o di altro che generano un blocco comunicativo o qualcosa, o da parte tua o da parte di questa persona. Che cosa succede? Che questa è una tappa, magari hai già rivissuto con questa persona queste circostanze e non sai cosa pensare, se ti dà quello che merita oppure no. Oppure se la conosci, se è una persona nuova, mi ripeto, possono essere le stesse identiche dinamiche. Cosa succede? Che qua io vedo che tu decidi di prenderti del tempo per te, va bene, e focalizzarti sul tuo amor proprio, non sapendo cosa pensare di questa persona se c'è no contact dopo un po'. Cosa succede? Che subito dopo si riaccende la comunicazione. Fammi vedere un po' il lato negativo, il 10 di spade, 10 di spade, 8 di bastoni, può esserci un no contact da un momento all'altro, a fine mese, ok? Quindi può non esserci comunicazione, puoi scegliere tu di non parlare a questa persona oppure può essere questa persona che sceglie di non parlare a te. Fatto sta che una persona che non, qua c'è energia di una persona che non si apre. Cosa succede? Che subito dopo, a fine mese, io vedo la comunicazione che si riaccende. Fammi vedere un po' l'energia del 9 di coppe, del re di spade. Può essere una persona che è molto concentrata su delle sue cose personali e quindi può non fare più caso, non fare molto caso sulla relazione in un certo momento perché ha a che fare con delle cose personali, casa, stabilità. Vediamo ancora l'energia di questo re di spade poi nei tuoi confronti. 9 di spade, una persona molto preoccupata per questo che richiamerà subito dopo però, vediamo l'energia dell'asso di spade qual è? Del 10 di denari, subito dopo questa persona ti chiarirà, vorrà un incontro con te, va bene? Ti chiarirà. L'energia dell'asso di spade è la risoluzione, un nuovo inizio, questa persona ti chiarirà, tant'è che ti ho detto già qui, la cosa è in gestazione, i tuoi dubbi o i tuoi sospetti si chiariranno, abbi un po' di pazienza, d'accordo? Ok, vedi il mago. Ok, vediamo con i miei oracoli lui lei cosa ti vuole dire questa persona, cosa ti dirà questa persona. Siamo una coppia sacra, insieme cambieremo il mondo. Questa persona si dà conto del valore che siete insieme, o si darà conto di questo. Siamo un esempio di bellezza, amore e poesia, noi siamo l'amore. Guarda, questa è una persona che si darà conto di questo. Se succede questo piccolo click, abbi un po' di pazienza, nonostante ti possano venire sospetti o situazioni, va bene? Abbi un po' di pazienza, perché qua vedo che si riaccende tutto, va bene? Ora, a livello generale, per concludere il tutto, vediamo cosa ti dicono i maestri attraverso gli oracoli dell'Angelion, a livello proprio generale per lo Scorpione. Integrazione, completamento. Qua mi parlano d'amore, di una nuova fase dell'amore che arriva. Superamento via libera passa. Sì, qua io vedo che situazioni di tensione si sciolgono. Qua c'è un'iniziazione. Allora, l'iniziazione avrà a che fare con i tuoi sospetti o con le tue paure che si liberano, va bene? Quello che può comportare degli ostacoli, dei limiti con questa persona. E ci sarà uno sblocco, quindi cosa ti dicono? Questo è il tempo in questo mese in cui ci sarà un momento di gestazione in cui tu avrai delle prove iniziatiche che hanno a che fare con la tua autostima. E la fiducia nella luna, ricordiamo, come vi ho spiegato nel video degli arcani maggiori, la luna tanto denigrata è una carta potentissima che ha a che fare con le profondità dell'essere umano, laddove si celano i tesori. Ed è lì che tu li prenderai per avere un viaggio iniziatico. Ok? Ok, ragazze mie e ragazzi, bellissimo, io concludo qui, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!